Ma salve amici e bentornati sul canale. Innanzitutto bentornati dopo quasi un mese di assenza del canale, ma abbiamo avuto da fare tante cose. Stiamo avvicinando alla stagione della raccolta delle olive, anche se come per il vino non sarà una grandissima stagione, andremo a raccogliere appunto le nostre olive, che poi ricaviamo un ottimo olio e che ci serve anche durante l'anno. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere tutte le lavorazioni del vino, appunto con l'uva perché lo facciamo interamente noi in cantina e abbiamo già travasato una buona parte di vino e adesso vi volevo far vedere un po' com'è la situazione dopo circa un mese e mezzo dalla vendemmia. Come vedete ci sono queste due dame da 5 litri dove noi abbiamo messo i gorgogliatori, dove appunto poi cosa ci servono? Ci servono solamente per controllare lo stato di fermentazione del vino, perché dovete sapere che quando noi si va a fare la torchiatura, quindi la pressatura delle vinacce, andiamo a scartare il mosto, ci rimane solamente il succo di uva che poi continua a fermentare per qualche giorno. Poi dipende anche dalle temperature, perché io vi ho già spiegato come funziona il fattore della temperatura, che non deve superare un tot di gradi, sarebbe sempre meglio controllare la temperatura con dei tini magari in acciaio, che permettono poi anche di sapere qual è la temperatura esatta, sempre stabile. Noi non li abbiamo, però abbiamo la grossa fortuna di avere una cantina che è un posto dove la temperatura più o meno è quella, anche se poi diciamo una buona parte di queste damiciane, che sono piccoline, che ci servono all'uso diciamo familiare per berlo durante il pranzo e la cena, le teniamo in casa, anche perché dovete sapere che il vino, ne ho già parlato appunto anche in un altro video, non ha solamente la fermentazione alcolica, ha anche quella manolattica, che appunto avviene circa a marzo, diciamo prima della primavera, e appunto parte sopra i 20 gradi, quindi diciamo il vino non è già pronto, non è un vino già bevibile questo, è un vino che ha bisogno ancora di un'altra fermentazione, ha bisogno di 3 travasi, perché noi ne facciamo 3, poi andiamo sempre a controllare lo stato del livello, anzi facciamo vedere appunto questo strato qui. Questo strato qui è semplicemente la fondata, noi in Toscana la chiamiamo fondata, vedete qui è un po' meno accentuata, o melma come la vogliamo chiamare, sono i residui appunto del vino, sono appunto ciò che rimane della torchiatura, perché dovete sapere che la pressatura del vino la facciamo ancora manuale, ma è normalissimo fare questi lavori travaso perché sono importantissimi, forse una delle lavorazioni più importanti, perché si va a eliminare tutto ciò che è lo scarto, tutto ciò che potrebbe dare dei sentori, dei sapori diversi al vino, quindi è importantissimo. E poi è diciamo, una lavorazione che si fa 3 volte, molto semplice, noi utilizziamo un semplicissimo colino, vedete, un colino da riso, c'è chi magari poi lo può filtrare un po' di più perché questo qui non ha delle setole molto fini, però noi andiamo a levare tutto questo strato e chiaramente diminuisce anche la quantità di vino all'interno della cosa. Infatti abbiamo preso una damiciana da 5 litri e poi ne abbiamo prese 2, vedete, un po' più piccole, perché sicuramente da questi 10 litri noi andremo ad averne molti meno, però è un bene perché se noi si lasciasse la situazione in questo modo avremo sicuramente un vino bevibile ma con dei grossi sentori di erba o di seme, perché dovete sapere che tutta questa parte qui è ancora parte delle bucce, tutti i rimasugli di bucce che portano sentori. Poi ne avevamo già parlato anche durante la torchiatura, se uno va a fare una pressatura, quindi torchiatura meno potente, si hanno meno sentori perché c'è il fiore che sarebbe la prima parte, ovvero la parte non pressata, quindi che ancora non è stata pressata, che garantisce una qualità maggiore. Vedete, questa qui per esempio presenta meno fondata perché probabilmente c'ha una buona parte di fiore, quindi non avrà nemmeno tanto bisogno di un travaso. Questa invece probabilmente ci sta dicendo che è la parte magari un po' più spremuta che presenta tutta questa fondata che noi andiamo a togliere e in questo modo andiamo a salvare anche il sapore del nostro vino.
Allora amici, come vedete qua sopra io ci metto uno strato di olio di vasellina che mi serve solamente per l'aria, quindi ogni travaso vado a toglierlo con il cotone, quindi vado a inserire il cotone dentro, stando attenti che non rimanga dentro. L'unico modo per toglierlo, vedete, si leva, servirà un po' di più di questo, e già qui c'è un po' di scarto, vedete, è arrivato sopra con la fermentazione. Prendo un altro po' di cotone. Ecco appunto, vedete, ne è rimasto solamente veramente poco. Prendo l'ultimo pezzettino. Tanto poi andremo a rimetterlo una volta fatto il travaso, perché lo continuiamo a mettere, rimetteremo anche i gorgogliatori per la fermentazione, però appunto adesso dobbiamo andare a travasarlo, in questo modo andiamo a togliere la parte che va scartata. Allora, solitamente quando si va a fare un travaso si va a utilizzare o questi mezzi, che sono quelli più antichi, diciamo a soffio con l'aria, oppure ci sono alcune persone che utilizzano anche delle pompe alimentari, che semplicemente fanno lo stesso lavoro di questa pompa, solamente chiaramente con un motore. Noi oggi non l'andremo a utilizzare perché non è pesante, possiamo oscillarlo leggermente e travasarlo da soli, ma chiaramente quando abbiamo travasato anche dame di questo genere o anche più grandi abbiamo sempre usato questo, perché è impossibile oscillare, è pericoloso perché poi se cade si rompe tutto, ma appunto quando si parla di queste quantità di litri si può benissimo fare anche senza di questo, anche se questo poi è lo strumento universale che usano tutti per fare i travasi, perché è il metodo più comodo, non si fa fatica e quindi semplicemente bisogna utilizzare un colino come questo che vi ho già fatto vedere. In questo modo tutta la parte di scarto rimane sopra, poi quando arriveremo a un certo punto la andremo a buttare via perché si vedrà proprio la melma e quella non la vogliamo, la andremo a buttare via. Vedi, è fiore questo. Te lo muovo. Allora amici, come vedete questo è quello che rimane della nostra lavorazione, quindi ci rimane semplicemente un po' di melma, come vedete qua sotto c'è proprio la melma, o fondata, noi in Toscana la chiamiamo fondata. Questa la andiamo a buttare via perché, come vi ho già detto, andrebbe a intaccare il sapore e l'odore del vino e già non usandola si sentono proprio degli odori troppo forti che andrebbero poi a rovinare il nostro gusto. Quindi questa damiciana da 5 litri la andiamo semplicemente a riempire di acqua e poi semplicemente andiamo a togliere tutto ciò che è, vedete, la parte del mosto, che poi qui sarebbe quasi mosto perché vedete è proprio un lago di melma, di roba che non va più bene. Andiamo a sciacquare tante volte. Io non utilizzo prodotti come la soda, il sapone, perché dovete sapere che se utilizzate il sapone non ve lo levate più dentro, vi rimane ed è un casino levarlo. La soda l'ho usata qualche volta, però io semplicemente utilizzo l'acqua, quando prima di utilizzare appunto di metterci per la prima volta il vino li sterilizzo un po' con di acqua calda, un'acqua un po' più calda, ma semplicemente non sono attento a queste cose, anche se vi ho già spiegato che, come per esempio le botti, le damigiane in vetroresina, lì vado a mettere il metabisolfito perché magari si possono generare dei funghi. Queste invece le lascio asciugare, insomma sono sempre le stesse damigiane che utilizzo e non ho mai avuto problemi. Allora amici, come vedete da 10 litri di vino sono venuti circa 8,5 litri, quindi 8 litri e mezzo,
quindi 1,5 litri della seconda damigiana, che era quella lì un po' messa peggio perché mi ricordavo che avevo messo la parte di vino un po' più spremuto, anche se io non consiglio mai di spremere, anche perché alla fine si prende tutti i sentori di erba che vanno a modificare il sapore dell'uva. Quindi in questo momento adesso ci rimangono queste dame, oltre a quelle altre che abbiamo già fatto in cantina, le andiamo appunto a lasciare, come vi ho già detto, in una temperatura stabile all'interno anche di questo posto, che magari 18-20 gradi, in attesa di appunto aspettare verso marzo la seconda fermentazione. Mi raccomando, come sempre ve l'ho già detto, cercate di riempire il più possibile le bottiglie, perché se voi fate una bottiglia mezza piena, innanzitutto dovete usare più olio di vasellina per chi lo usa, e poi c'è una maggiore facilità di andare a contatto con l'aria, e sapete benissimo che l'aria è il primo nemico del vino, che anche le nostre nonne ci dicevano che se te lasciavi una bottiglia di vino aperta viene l'aceto, quindi non vogliamo che diventi aceto, anche se serve l'aceto. Quindi adesso le andiamo a richiudere, mettiamo l'olio di vasellina, andiamo a rimettere i gorgogliatori, li chiudiamo bene e poi semplicemente aspettiamo un mese, quindi verso novembre, metà novembre, facciamo il secondo travaso, ma già dal secondo travaso avremo molto meno spremo, avremo molta meno melma, molta meno fondata, ma sono lavorazioni di affinamento anche che servono per ottenere una maggiore qualità di vino. Io vi ringrazio amici per averci seguito in tutta questa serie di filmati sul vino, ne faremo molti altri, anche magari quando ci saranno stagioni vinicole con più quantità di uva, e vi ringrazio per tutte le persone che ci stanno commentando, ci stanno facendo delle piccole domande, noi siamo a vostra disposizione e vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e perché no anche scriverci un bel commento per saperci dalle vostre parti com'è la situazione. Ciao!